Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di maggio 2026. Abbiamo la carta della forza, amici della bilancia, è un momento di apertura verso il nuovo, verso quello che è, diciamo, il prossimo passo nella vostra vita, nella vostra anche relazione, magari di coppia o di conoscenza. È una carta di apertura del cuore. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. La lettura è valida per il segno lunare, il segno solare e l'ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata mi può contattare via mail e sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati dove c'è il percorso di crescita. Trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 5 di spade. Abbiamo una torre. 7 di pentacoli. 8 di pentacoli. 9 di bastoni, mondo e mago. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere l'evoluzione di questa energia ed è soprattutto diciamo se siete single rimanete con questa parte della lettura perché io la leggerò come se foste single. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse e la confrontiamo con l'evoluzione della vostra. Allora, partiamo da questo 5 di spade, 3 di pentacoli. C'è confusione su qualche progetto, su qualche collaborazione, su qualche alleanza, su qualche tipo di potrebbe essere viaggio, spostamento, potrebbe essere una decisione da prendere. Diciamo che con il 5 di spade per qualcuno si può anche trattare di qualche discussione magari inerente. Vedendo il carro mi verrebbe proprio da dire le ferie o quello che potrebbe essere il vostro prossimo movimento. ehm, In generale, non so se c'è qualcuno qua che abbia o no voglia effettivamente di costruire con questo 3 di pentacoli. C'è confusione. Andiamo a vedere la torre. 2 di coppe. E 9 di pentacoli. Credo che qui ci sia con questa torre da destrutturare o il vostro modo di vedere la coppia o il vostro modo di essere autonomi e indipendenti all'interno della coppia. C'è come qualche dinamica da dover cambiare con questa torre. Vi dico, il 2 di coppe può anche far riferimento a un incontro particolare che potreste effettivamente avere, magari proprio durante un viaggio, durante uno spostamento, una gita, durante la visita di una casa, di un museo. Andiamo a vedere 7 di pentacoli. 8 di bastoni. 4 di bastoni e sole. Sento che
avete come bisogno di prendervi i vostri tempi. Guardate, io con questo 2 di coppe sento che per molte persone qualcuno che gira c'è già. Magari non è una cosa ancora ufficiale, magari sono solo delle chiacchiere, però potenzialmente c'è una persona che secondo me già vi ronza intorno da un po'. Se proprio non aveste nessuno, effettivamente potreste incontrare qualcuno che un po' vi destabilizza perché con questa torre devo dire che potrebbe muoversi la terra da sotto i piedi, però è anche vero che con questo sette di pentacoli è come necessaria una comunicazione, un mettere le mani avanti perché con queste due carte al contrario sento proprio che volete andarci con i piedi di piombo. Può anche essere con il sole al contrario, che non abbiate, ma effettivamente c'è un 5 di spade qui prima, che non abbiate le idee molto chiare su, primo, che cosa volete voi, secondo, su che cosa si può creare con questa persona che avete conosciuto. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Morte. È come se si dovesse cambiare qualche cosa all'interno della routine, della quotidianità. Qui ci potrebbe essere un tema, secondo me, legato o alla distanza con questo carro, può essere che dobbiate magari viaggiare molto e che quindi sia complicato creare qualche cosa di stabile da subito. Sento che qualcuno con questa morte è ancora in fase di elaborazione di qualche cosa di vecchio. Vi dirò che se siete single da poco, queste due energie, quella uscente e quella entrante, potrebbero in qualche modo un po' accavallarsi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Cavaliere di pentacoli e giudizio. Mm. Vi sento un po' fermi, ragazzi, nell'ultima settimana del mese e nessuno chiama, nessuno si fa sentire, nessuno scrive. Vi sento anche un po' arresi perché voi probabilmente volevate solo prenderla con calma, invece ehm, mi verrebbe quasi da dire che potrebbe esserci come uno stop delle connessioni. Andiamo a vedere il mondo. Imperatore e 5 di bastoni. È come se non si fossero definite le cose. Ci si conosce, si passa del bel tempo insieme, potrebbe effettivamente essere una persona che, come dire, vi smuove parecchio. Proprio perché vi smuove parecchio, voi probabilmente con questo sette di pentacoli vorrete andarci piano, sento che comunque è come se avessi bisogno di parlare di più con questa persona, di conoscerla meglio, di definire certe cose e invece poi secondo me per motivi di lavoro, per motivi di impegni quotidiani potrebbe esserci un momento di stop dove non ci si riesce a sentire, dove diventa come dire un po' più complicata la comunicazione. Andiamo a vedere questo mago. Asso di denari e fante di coppe. Io credo che si vada verso la stabilità perché qui abbiamo sia l'imperatore che l'asso di pentacoli. Se l'imperatore potrebbe sì, dovesse rappresentare questa persona, ehm, potrebbe avere come un ruolo di spicco o un ruolo. Sento che questa persona viaggia, ok? O siete voi magari che viaggiate tanto per lavoro della vostra energia. Nonostante tutto, sento che qui
si riescono come ad accorciare le distanze e qui c'è come un inizio di qualche cosa di più concreto, di qualche cosa di più stabile. C'è una timida, mi verrebbe da dire, proposta con questo fante di coppe, non una reale azione, considerato che abbiamo il mago al contrario, quindi potrebbero anche essere un po' solo parole, però vi sento con questa forza aperti, propensi a dare una possibilità a questa persona, a investire del tempo nel conoscerla. Andiamo a vedere la vostra persona di interesse, non importa quale sia il legame, che siate conoscenti, fidanzati, amanti, piuttosto che in una relazione complicata o non etichettata. Andiamo a vedere l'evoluzione dell'energia della vostra persona di interesse e la confronto con la vostra. Cavaliere di bastoni, 2 di pentacoli, 9 di bastoni che avete già qui, 5 di coppe, stella, regina di pentacoli, 5 di spade. Devo dire ragazzi che il vostro modo di fare un po', come vi posso dire, voi cercate di prendere tempo e l'altra persona la prende come uno stop. Però andiamo a vedere carta per carta. Allora, partiamo da questo cavaliere di bastoni. Abbiamo un 4 di pentacoli e la morte. Sento che potrebbe arrivare proprio un gesto da parte di questa persona. Questo cavaliere di bastoni mi dice che c'è intenzione, che c'è anche chimica, che c'è passione. Potrebbe essere una di quelle persone che vanno e vengono, però, perché da un lato sento come se ci fosse un reale attaccamento a voi, dall'altro lato c'è come qualche cosa che la fa un po' sfuggire, diciamo così. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Abbiamo un 2 di bastoni, un fante di coppe che voi avete qui e un re di coppe. Vi dico, potrebbe esserci una questione familiare qui, quello che magari tiene impegnato l'altra persona, quella quotidianità di cui vi ho parlato prima. E ho la sensazione comunque che la terza settimana di maggio possa essere una settimana comunque divertente, proiettata al futuro, diciamo ai cambi positivi che si possono fare in questa situazione o in questa relazione. Cioè, sento che questa persona è abbastanza propositiva. Poi però quando voi entrate in questo sette di pentacoli la persona si difende. Andiamo a questo 9 di bastoni. 10 di pentacoli e fante di bastoni. È come se anche questa persona ritraesse un po' l'energia, Ho come l'idea che ci sia bisogno di definire, ma un po' quello che vi dicevo qua prima, sembra che le cose non siano ben definite, mentre questa persona ha bisogno di sentire che è parte di un gruppo, che è parte di una coppia, che è parte di qualcosa. Devo dire che nutre parecchio entusiasmo per voi e sì, effettivamente un po' entrambe avete la stessa energia, perché se ci fate caso qui c'è il matrimonio, diciamo l'archetipo della coppia, della convivenza con il figlio e anche qui per questa persona c'è questo 10 di pentacoli che è un po' l'archetipo della famiglia classica se vogliamo, no? In realtà è la famiglia allargata comunque. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Cavaliere di pentacoli che qui è girato al contrario e diavolo. È come se per certi versi questa persona facesse poco, facesse pochi passi avanti
o passi avanti molto timidi o intermittenti, perché mi viene da dire, ha paura di fare un passo sbagliato per certi versi. Questo l'ho proprio sentito. Quando ho visto il 5 di coppe, io credo che abbia paura di pentirsi di qualche cosa piuttosto che di perdervi. Io ho proprio sentito quella cosa lì perché con la carta del diavolo sento che è come se avessi bisogno di un certo tipo di controllo questa persona per stare al sicuro, per sentirsi protetto. Andiamo a vedere la stella. 6 di spade, 2 di pentacoli e 8 di bastoni. Qui c'è quella comunicazione che a voi non arrivava, a cui probabilmente potrebbe arrivare, però io sento che è un po' un mettere in chiaro le cose con se stesso o con se stessa. Perché quando la stella al contrario mi parla di mancanza di speranza e mancanza di obiettivi, io credo che qui la persona pensi di non avere altra scelta se non di prenderla alla leggera. Mi viene da dire questo. Ma non è un leggera nel senso che non ha intenzioni serie con voi, ma più che altro perché effettivamente con tutti questi impegni diventa come difficile controllare il tempo, dedicare il tempo, tenere la situazione sotto controllo. Potrebbero essere le emozioni sotto controllo. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Regina di pentacoli, asso di bastoni. Mm. E che io credo che ci sia una forte indecisione da parte di questa persona. Infatti ha 2 volte il 2 di pentacoli, ma anche un 2 di bastoni e qui c'è un 5 di spade che è una carta di forte confusione. Effettivamente vedo come se, cioè, si potesse parlare di qualcosa, adesso poi andiamo a vedere il 5 di spade, però poi a livello pratico sia il mago che l'asso di bastoni sono al contrario, quindi sento che si aprirà di più il dialogo in questo periodo probabilmente. Andiamo a vedere il 5 di spade, più che un reale progetto, più che un reale... ruota della fortuna. E che qui con la carta della torre, secondo me, voi potreste anche decidere di dare un taglio o di smontare qualche castello in aria. Allora, qui abbiamo ruota della fortuna, 6 di pentacoli, 10 di bastoni. Ragazzi, io sento che nonostante la confusione, le cose non cambieranno, ma in realtà, ridimensionando le aspettative, si trova un nuovo equilibrio, secondo me. È vero che c'è questo 5 di spade che un po' pesa, però ho anche la sensazione che con questa chiacchiera, con questo discorso che verrà fuori, con questa apertura che voi potreste avere nei confronti dell'altra persona, secondo me un equilibrio si trova un nuovo accordo. Vi dico, anche voi qui avete un asso di pentacoli che comunque è simile alla ruota della fortuna, c'è un qualche cosa di nuovo che inizia. Quando c'è un asso di pentacoli si parla di un seme che viene piantato, è come un nuovo percorso dorato che può essere effettivamente creato. In equilibrio, perché qui ci sono come dei patti, degli accordi che devono essere presi, si devono lasciare indietro certe responsabilità, ma anche certe aspettative, io sento. Perché anche voi qui avete un 8 di bastoni, secondo me avete solo bisogno di parlar chiaro. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Uh.
parla di separazione, delusione, di un attacco scioccante, come se ci fosse qualcuno che vi colpisce alle spalle. Mm, Potrei forse vederlo qua con il diavolo, qui con la morte, perché qui, se ci fate caso, avete morte, torre, morte, diavolo. Poi qui si ricomincia da capo. È come se ve la giocaste a dire no, basta, così non funziona, dobbiamo cambiare, no, basta, quest'altra cosa qua bisogna modificarla. Ehm, Però sento che comunque tutta questa destrutturazione, ragazzi, porta a un nuovo equilibrio, eh. In realtà non ho neanche tantissime carte di delusione, sapete? Più che altro fate attenzione alle aspettative. O alla fretta. Sento che qualcuno ha fretta. Arcangelo Zadkiel. Autoaccettazione, compassione e perdono. Quindi qualsiasi cosa succeda, prima si è compassionevoli e si perdona se stessi e poi lo si può essere con gli altri. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, la vostra iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure mi può scrivere un WhatsApp, trovate il telefono sotto. Tenete presente che tutto quello che io tratto nelle sessioni personali lo spiego anche nella parte dedicata agli abbonati. Lì ci sono 5 playlist, ne ho iniziata un'altra di ermetismo, quindi sono già argomenti un po' più esoterici, però comunque date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via trattando, però basicamente sono temi di metafisica, di metamedicina, anche lì c'è tutto il programma delle credenze limitanti divise per settore, quindi per il lavoro, l'amore, il denaro, la bellezza, il tempo, la vecchiaia, ce n'è una serie e vi insegno come identificarle, come, diciamo così, toglierle e come crearne di nuove. In più, appunto, temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, si parla di kundalini, di vista eterica, di come sviluppare il terzo occhio, di come trascendere l'ego, insomma c'è tanta informazione che sono praticamente decenni della mia formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!